Out of Line è un videogioco breve ma interessante che ha come concetto principale quello dell'aiuto reciproco. Infatti, per tutto il videogioco, gli NPC ti aiuteranno a portare a termine la tua missione e tu aiuterai loro. Le dinamiche del gioco sono davvero belle. All'inizio non capisci esattamente chi sei e che cosa fai, però capisci subito che hai un legame con gli altri NPC. Ci si saluta, ci si sorride e insomma si capisce bene che si è tutti nella stessa condizione. La collaborazione con gli altri è necessaria per portare a termine il gioco e la stessa cosa anche nella vita. Quindi oggi ti parlo di come, quando e perché chiedere aiuto. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Iniziamo dal perché. Quando inizi a giocare ad Out of Line è palese che non potrai superare alcuni ostacoli da solo. Sono troppo grandi, troppo insormontabili, le distanze sono troppo lunghe e la cosa bella è che quando ti ritrovi davanti a una porta chiusa, davanti a un salto troppo alto e sei lì che dici vabbè, adesso che faccio? Ti arriva l'aiuto che ti serve. È davvero un sollievo ed è ancora più un sollievo quando un tuo alleato ti salva così a sorpresa da una morte certa. Questa realtà parallela non è poi così diversa dalla nostra. Mostri e lance di luce a parte. Le sfide e i problemi nella vita, per quanto piccoli possano essere, ci sono alcuni momenti in cui ci sembrano davvero inaffrontabili. Però con l'aiuto di un nostro alleato, magicamente le porte iniziano ad aprirsi, i salti iniziano ad accorciarsi e i percorsi iniziano a crearsi. È assurdo quante volte diventa facile fare una cosa che magari è mesi e mesi che provi a fare e proprio non ti riesce e con un piccolo aiuto esterno diventa risolvibile tranquillamente. L'aiuto è una risorsa essenziale per rendere fattibile ciò che non sembra fattibile e il bello di Out of Line è che non solo ti spinge a chiedere aiuto, ma che te la fa sembrare una cosa normale. Ma perché è normale chiedere aiuto? Siamo noi che siamo strani nel nostro mondo, ma il chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma anzi è un atto di coraggio. Chiedere aiuto, ma anche darlo, rafforza i legami e ti permette di rendere la vita un po' più leggera. E il perché l'abbiamo chiarito, adesso passiamo al quando. Beh, sempre. Scherzi a parte, iniziamo col dire che ci sono vari tipi di aiuto che potreste aver bisogno di chiedere. Se pensiamo ad Out of Line, infatti, ci sono vari tipi di alleati. In alcuni momenti sarai solo, in alcuni momenti avrai qualcuno con te, ma ogni tipo di esperienza sarà comunque diversa. Allo stesso modo nella nostra vita c'è differenza tra il fare tutto da soli, chiedere l'aiuto di un amico, chiedere l'aiuto di un familiare o chiedere l'aiuto di un terapeuta. Insomma, ci sono vari gradi di aiuto di cui potresti aver bisogno e gradi di aiuto che è giusto sfruttare. Se hai bisogno di aiuto e per capire di quale grado di aiuto hai bisogno, ci vuole un po' di coscienza di sé. E ognuno è diverso, ci sono persone che tendono a sovrastimare i propri problemi, come ci sono anche persone che tendono a sottostimarli. È molto più comune però far finta che un problema non esista, piuttosto che doversi preoccupare di risolverlo e come risolverlo. Il problema però è che i problemi, se non vengono affrontati, prima o poi ce la fanno pagare. Sempre. Quindi iniziamo a parlare della parte un po' più introspettiva. Devi iniziare a conoscere un po' più te stesso, soprattutto devi iniziare a capire dove sei più sensibile, quali sono le tue parti un po' più vulnerabili. Per esempio, magari potresti accorgerti di parlare liberamente senza alcuna difficoltà dei problemi che hai col tuo partner, però quando si parla di difficoltà economiche ti senti in imbarazzo e ti chiudi perché hai paura di sembrare irresponsabile. O magari dei problemi burocratici e tecnici ne parli senza alcun riguardo, però quando è ora di dire che ti senti solo o ti senti triste hai paura di sembrare disadattato o hai paura di sembrare troppo ansioso e quindi non ne parli. Ognuno ha dei punti forti e dei punti deboli e ognuno di noi ha delle pare mentali, delle prospettive diverse su che cosa ti fa sembrare forte o debole. Insomma, abbiamo delle paure e delle ansie personalizzate. Quindi inizia a capire
quali sono queste tue debolezze, quali sono queste tue ansie, queste tue paure, il perché le hai, il che cosa fai, quello che fai, come lo fai, perché lo fai, e il pensare anche a come sarebbe la tua vita se tu non le avessi. Fai finta di raccontare tutto questo a qualcuno, oppure raccontalo davvero. Insomma, inizia a prendere consapevolezza di quello che succede dentro di te. Un po' come fai in Out of Line quando vai a raccogliere i tuoi quadratini azzurri. Pian piano inizierai ad avere un quadro più completo della situazione, a capire che cosa sta succedendo e chi sei. Insomma, tornando al come chiedere un aiuto, quando hai problemi di questo tipo, un po' delle tue teghe, un po' delle tue pare mentali, diciamo, parlane tranquillamente con qualcuno, con una persona fidata, con una persona a te vicina, con un amico. Parlane tranquillamente, non hai ragione per non farlo. Non per tutti è facile. A volte pensiamo di doverci tenere le nostre debolezze e le nostre cose negative tutte per noi, anche per non sembrare magari peggiori. So che a volte è difficile, a volte preferiamo tenerci tutto dentro, non vogliamo condividere le cose di noi che non sono positive, che non sono perfette. Abbiamo paura un po' di demolire la nostra immagine perfetta di noi. Però non ci dovrebbe essere un dubbio del genere. Quando hai un problema, dovresti sentirti libero di parlarne con una persona a te vicina. Come a te farebbe piacere se quella persona a te vicina ne parlasse a te. Quindi, semplicemente, quando senti di voler condividere qualcosa con qualcuno, fallo. Quando invece hai un problema che inizia ad essere un po' più grande o magari invalidante, che coinvolge più aree della tua vita o che davvero non riesci a superare, allora forse un amico non ti basta più. Rivolgiti a un terapeuta e inizia un percorso. Ti assicuro che non te ne pentirai. E ora passiamo alla parte più complessa, quella dove tutti generalmente ci blocchiamo. Ossia, ok, ho capito di avere un problema, ho capito il perché dovrei chiedere aiuto, ho capito dove dovrei andare a chiedere aiuto, ma il problema è come faccio? In Out of Line sarai tu il primo ad essere aiutato, senza nemmeno chiederlo. Sei quasi all'inizio del gioco o sei in una situazione catastrofica e una manna dal cielo scende senza nessun preavviso e senza nessuna richiesta. A volte è davvero semplice e può essere così anche nella tua vita. A volte, quando una persona vicino a te percepisce che c'è qualcosa che non va, potrebbe spontaneamente offrirti il suo aiuto. E a questo punto devi mettere da parte il tuo orgoglio perfezionista e accettarlo. Ma se questo non succede, se questa persona non ci offre spontaneamente il suo aiuto, è facile che magari questa persona non abbia capito che noi siamo in difficoltà, perché magari facciamo di tutto per nasconderlo. O magari ha capito che c'è una difficoltà ma non capisce bene quale sia, quindi non sa come aiutarti. Sembra banale, è banale, dobbiamo solo semplicemente abituarci a farlo, ossia, quando senti di aver bisogno di aiuto, esprimilo. Esprimilo chiaramente, senza aver la paura di disturbare l'altra persona. Alla fine, se quel tuo amico legato venisse a chiedere aiuto a te, non ti sentiresti felice che abbia deciso di appoggiarsi a te per un aiuto e che abbia deciso di farsi aiutare? Non ti dà anche un po' la soddisfazione di essere il confidente di qualcuno? Quindi la stessa cosa varrà per te. Se tu con quella persona hai un legame, quella persona sarà felice di poterti aiutare, sarà felice di poterti essere utile. Quindi non devi far altro che far presente il fatto che ti può essere utile. Ecco, insomma, dobbiamo semplicemente toglierci di dosso intanto la paura di disturbare l'altra persona, perché come abbiamo capito, se l'altra persona non disturberebbe noi, anche noi non stiamo disturbando lei, ma anzi gli stiamo dimostrando che ci sentiamo abbastanza legati a lei da poterci affidare a loro. E poi, seconda cosa, dobbiamo avere il coraggio di distruggere la convinzione che condividendo qualcosa di negativo di noi si distruggerà completamente la nostra immagine di perfezione. Nessuno è perfetto, tu non sei perfetto e mostrare una tua imperfezione non ti rovinerà. Insomma, chiedere aiuto è un atto di coraggio, è un atto che ci fa mostrare che in questo mondo molto tecnologico, che a volte sembra un po' freddo, c'è ancora della connessione umana. E so che in questo video non ho parlato molto di Out of Line, non ho fatto molti paragoni. Il fatto è che se lo giocherai riuscirai a comprendere questi concetti in maniera molto profonda. Quindi semplicemente ti invito a giocarci perché trasmette veramente molto bene il concetto e credo che andrebbe condiviso un po' di più. Out of Line ti mostra che non devi per forza affrontare tutte le sfide da solo,
dimostra che il chiedere aiuto e il dare anche aiuto è un passo importante verso la crescita e il miglioramento personale. Ma Out of Line ti comunica che il segreto non è solamente essere aiutati, ma anche aiutare a tua volta. Come tu avrai difficoltà a superare un livello da solo, anche il tuo alleato avrà difficoltà a superare il livello se tu non gli darai una mano. E questo aiuto crea un circolo virtuoso di collaborazione che va sempre a migliorarsi. Bene, io spero di averti convinto a giocare Out of Line e imparare a chiedere aiuto e anche ad offrirlo. Io spero che questo video ti sia piaciuto, se è stato così metti un mi piace, ma soprattutto condividilo, soprattutto se conosci una persona che potrebbe aver bisogno di queste parole. Poi puoi anche iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.